ragazzi, sono Ana Chiara e oggi volevo parlarvi della mia esperienza all'estero. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. Trying to creep a little sneak peek. What? You could travel the world, but nothing comes close to the Golden Coast. Once you party with us, you'll be falling in love. California girls were unforgettable. Daisy Dukes, bikinis on top. Sun-kissed skin so hot, will melt your popsicle. California girls were undeniable. Fine, fresh beers, we got it on lock. West Coast represent, now put your hands up. Sex on the beach. We got my sanitized stilettos. We freak in my Jeep. Some tacky dog on the stereo. You could travel the world, but nothing comes close to the Golden Coast. Once you party with us, you'll be falling in love. California girls were unforgettable. Daisy Dukes, bikinis on top. Sun-kissed skin so hot, will melt your popsicle. Girls were undeniable. Fine, fresh beers, we got it on lock. West Coast represent, now put your hands up. Tone, tan, fit and ready. Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her bones. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay. Prima di iniziare volevo dirvi che se avete qualsiasi dubbio o domanda su qualsiasi cosa, anche se può sembrare stupida, fatemelo sapere commentando sotto al video, e farò un altro video rispondendo alle vostre domande. Io ho partecipato praticamente ad un exchange program, il quale mi ha permesso di vivere per 10 mesi in una host family. E in questo video io volevo non parlarvi della mia esperienza personale, ma più che altro dare consigli a tutte quelle persone che vogliono intraprendere il mio stesso viaggio e fare il mio stesso tipo di esperienza. Volevo anche parlarvi di come si vive a Los Angeles, anche come sono le persone là, però in maniera oggettiva, cercando di mettere da parte la mia opinione personale. Inizio col dire che comunque è un'esperienza fantastica. Maturi tantissimo, diventi indipendente, ti apri mentalmente, inizi comunque a vedere le cose con altre prospettive, con occhi diversi. Inizi a conoscere bene te stessa, impari l'inglese, impari usi e costumi di un altro paese, e poi la California, cioè, è un centro praticamente di, non so, etnie diverse. È pieno di stranieri. Fai amicizia con persone che vengono praticamente da tutto il mondo, tra spagnoli, messicani, francesi, non so, ci trovi praticamente tutto il mondo e quindi puoi apprendere da loro. Io quest'anno ho preso tantissime cose, anche perché ho conosciuto persone che venivano da tutto il mondo ed è secondo me una cosa molto bella. Poi io sono una persona molto curiosa, quindi faccio domande su domande. Appena vedo una persona straniera che viene da un altro paese, cioè io praticamente vado lì e la bombardo di domande, perché comunque sono curiosa. E questa esperienza non è vero che è una passeggiata, che è una vacanza o cavoli vari, perché io ho conosciuto tantissimi, ma veramente tantissimi ragazzi che dopo una settimana, dopo un po' di mesi, un mese, 3 mesi, sono ritornati a casa perché non riuscivano a sopportare lo stress del soggiorno lì, lo stress, non so, un po' tra scuola, un po' tra il cambiamento, perché comunque siamo tutti diversi, ognuno affronta i cambiamenti in modo diverso e alcuni non ce la fanno proprio, c'è chi è troppo homesick, c'è chi è troppo ansioso, chi non lo so, e comunque non tutti riescono ad affrontare questo viaggio.
purtroppo. E magari dall'altra parte dite, oddio, ma guarda quella, è stata a Los Angeles un anno, chissà come se l'è goduta e cavoli vari. Però non è vero, perché è una sfida ogni giorno, perché tu ti ritrovi dall'altra parte del mondo. Cioè, io sono andata lì che non conoscevo nessuno, cioè io sono partita da sola, io non conoscevo nessuno, zero persone, cioè zero. Sono andata lì, non conoscevo la mia host family, non conoscevo una persona, non conoscevo nessuno, neanche una persona. Sono partita da zero ed è difficile e non sembra, perché magari dici sì vabbè ok, tanto te li fai gli amici, ma non è così facile come sembra, perché quando non conosci nessuno non è facile. Sei lontano da tutti, dalla tua famiglia, poi ognuno reagisce in modo diverso, c'è chi è più sensibile, chi è più forte, chi magari se ne sbatte e nulla come nei film, ci sono persone che magari arrivate lì sono rimaste malissimo e sono partite dopo un paio di mesi e hanno detto vabbè basta, io me ne vado, ci sono rimasta male, oppure anche dopo una settimana eccetera sono andati via perché non dicevano oddio, io non pensavo fosse così. E ok, non pensavi fosse così, ora hai visto com'è, però cavolo, goditi l'esperienza. E volevo parlarvi un po' del concetto di host families, che secondo me è molto importante, perché quando affrontiamo questo viaggio, una delle cose secondo me molto importanti è proprio la famiglia ospitante. Prima di partire non sapete nulla, nel senso non sapete come vi troverete con la vostra host family, non sapete effettivamente come sono loro, perché magari per email sembrano gentili, sembrano carini, magari si possono rivelare non adatte a quel ruolo. Il problema è che tante famiglie lo fanno solo per soldi, perché alcune vengono pagate e altre no. Una cosa molto carina è rimanere in contatto anche dopo che ritornate nel vostro paese, possono ospitare, cioè secondo me è una cosa molto carina rimanere in contatto con la propria famiglia. Però vabbè, alla fine sono altri tipi di esperienza, nel senso magari riesci a diventare più indipendente rispetto agli altri, perché comunque essendo meno seguito dalla host family diventi più indipendente. Quindi sono altri tipi di esperienza. Però comunque ho conosciuto anche host family che erano veramente magnifiche, persone gentilissime che per il proprio studente facevano di tutto. Purtroppo questo non dipende dall'agenzia a cui ti rivolgi, ma è più che altro questione di fortuna, perché io conosco persone che magari sono rivolte alla stessa agenzia, ma sono capitate comunque, magari una è capitata in una famiglia fantastica e l'altra è una famiglia un po' comunque così, capito? Cioè, quindi dipende, cioè è molto a fortuna, non dipende assolutamente dall'agenzia. Per quanto riguarda le amicizie, se i vostri host parents hanno tipo dei figli e frequentano la vostra stessa scuola, potreste essere più avvantaggiati perché magari avete degli agganci in più. Però comunque all'inizio è molto difficile. Io sono stata in una scuola di 4.000 studenti, era veramente come una piccola città. Si chiama il Camino Real Charter High School, era pieno di exchange students, cioè era veramente pieno, tipo ne eravamo in 400, tra cui 20 erano italiani. All'inizio era stato molto difficile fare amicizia con gli americani perché loro erano praticamente abituati ad avere exchange ogni anno, quindi non erano molto curiosi di conoscerci. Ma anche Los Angeles, essendo comunque piena di stranieri, non c'è più la novità dello straniero, quindi per loro era una cosa abbastanza normale. Mentre se tu vai in posti tipo Arizona, Texas, Michigan, Massachusetts o comunque posti così, cioè lì fai amicizia subito, secondo me. Cioè l'amicizia la fai il primo giorno proprio, ti riempi di amici americani perché non sono abituati ad avere stranieri e sei l'unico exchange nella scuola, quindi appena metti piede dicono oddio ma da dove vieni eccetera, quindi ti riempi proprio di amici, mentre nella scuola in cui sono andata io era pieno di exchange, quindi loro se ne fregavano abbastanza. Ed era un po' triste come cosa perché tutti gli exchange hanno avuto molta fatica a fare amicizia con gli americani, però alla fine ci siamo ritrovati un po' tutti, quindi eravamo
cioè abbiamo fatto amicizia tra di noi, quindi era più una cosa tra exchange. È una cosa carina anche quando magari i vostri host parents decidono di ospitare un altro studente come voi, che viene da un altro paese, e potete comunque farci amicizia e praticate anche con lui l'inglese, si può instaurare comunque un buon, cioè un bel rapporto. Anche se è difficile, io tra tutti gli exchange che conosco pochi erano veramente legati con il proprio host brother o host sister, perché comunque non so, caratteri diversi, alla fine ti devi veramente trovare con la persona. E la maggior parte di noi condivideva la stessa stanza, e dopo un anno condividere la stanza comunque è pesante, soprattutto per chi aveva una stanza veramente piccola, ma piccola per dire piccola, che non era magari neanche per una persona sola. Ciao a tutti! Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar. Você quer passar para ser líder? Acompanhe esse nosso aquecimento. A gente vai estar ensinando o que a gente tem que fazer para se alongar e virar uma líder. Acompanhe no canal. E una cosa che volevo dirvi riguardo alle amicizie è proprio di buttarvi. Vai lì, buttati, presentati. Ed è una cosa che la prima settimana di scuola facevo, cioè proprio andavo lì, mi presentavo a tutti proprio. Però comunque a loro non importava di fare amicizia, cioè non cercavano l'amicizia, ed era una cosa che mi rattristava molto, perché comunque io, cioè, avevo bisogno di amici, nel senso, io non cercavo qualcos'altro, io volevo amici e basta. Era una cosa che mi rendeva abbastanza triste. E quindi niente, io comunque sono una persona molto abbastanza timida, dipende dalla persona che mi trovo davanti, però sono abbastanza timida, quindi questa esperienza mi ha aiutato molto ad essere meno timida con le persone, e può aiutare tutte le persone timide comunque ad essere ad aprirsi un po' di più. E un'altra cosa che mi ha dato fastidio riguardo alle amicizie è che praticamente ho notato che altri exchange che magari si drogavano oppure fumavano o bevevano riuscivano a fare amicizia molto più facilmente rispetto a persone che magari non fumavano, cioè con gli americani dico, rispetto a persone che magari non fumavano o si drogavano. Non spingetevi mai a fare qualcosa che non volete fare o comunque che non vi piace fare solo perché gli altri lo fanno e per avere degli amici. Ecco, questa era una cosa che volevo dire, che tenevo a dire. Arrivati a questo punto vorrei parlarvi un po' di Ele in generale, cioè come funzionano le cose e anche delle persone. La vita è veramente, ma veramente costosa. Costa tutto molto di più, però comunque è tutto proporzionato al lavoro, nel senso che si guadagna tanto, cioè anche facendo il cameriere guadagni $3.000 al mese, c'è molta opportunità di lavoro. E tutti i giovani che io conoscevo lavoravano tutti e guadagni veramente tanto, cioè ti metti i soldi da parte e puoi raccimolare veramente tanti soldi. Poi se volete venire comunque in vacanza a Los Angeles, io ve la consiglierei, praticamente ci trovate Beverly Hills, Hollywood, Santa Monica, Malibu, Venice Beach, Manhattan Beach, poi a 2 ore di distanza c'è San Diego, a 2 ore di distanza c'è anche Santa Barbara, poi vabbè 6 ore di distanza c'è San Francisco, però comunque non è neanche tanto. 2 ore di distanza c'è anche Las Vegas, poi c'è Glendale, c'è anche la downtown che
comunque c'è tutto, cioè a downtown ci trovi di tutto. E quindi, cioè, se andate ad LA potete farvi giri di tutte queste mini città. Per quanto riguarda invece le persone di Los Angeles, non so se io sono la persona più adatta per parlarvi proprio delle persone di LA, perché non ho avuto una delle più belle esperienze con le persone in generale a Los Angeles. I primi mesi soprattutto. Non c'è la mentalità dell'aiutare il prossimo, parlando oggettivamente. Sembra quasi che non conoscono l'empatia. Io ho parlato con delle persone che vivevano in California e che venivano da fuori, tipo Texas o Arizona, e mi hanno detto sì, comunque le persone di Los Angeles sono fatte così perché pensano solo ai soldi. Poi ho parlato con una persona della California. Quello che mi ha detto è che tutti gli americani odiano le persone della California, ma soprattutto le persone che vivono a Los Angeles, perché loro vorrebbero vivere a Los Angeles, però non possono viverci perché è cara. E quindi loro si comportano così perché si devono difendere, tipo autodifesa. Però non lo so, questo è un discorso che mi ha fatto lei. Ci sono tante persone di merda, ma anche tante persone belle, meravigliose. Però una cosa di cui sono rimasta scioccata è che c'è proprio cioè crescono i figli male, cioè magari i figli americani cercano di fare delle azioni giuste, delle azioni di gentilezza, e i genitori cercano di imporgli tipo una mentalità sbagliata, tipo no, tu non puoi tipo fare questo, non puoi dare soldi a tipo, che ne so, un homeless, perché dopo, cioè non puoi, perché non puoi dare soldi a un homeless, perché cioè, sono i tuoi soldi, cioè, per fare un esempio. Ora vi faccio un esempio. Allora, praticamente ero andata a casa di questo exchange e lui aveva un host brother che era americano e la sua per fare dei compiti. Poi dopo alla fine mi hanno chiesto di uscire, abbiamo preso la macchina, siamo usciti e io comunque vivevo precisamente a West Hills, loro a Woodland Hills. E vabbè, siamo andati da In-N-Out a mangiare qualcosa. E poi dopo un amico americano mi fa: comunque Anna, non dire niente ai miei genitori che io ti sto riaccompagnando a casa, perché loro non vorrebbero che io ti raccompagnassi a casa per non sprecare benzina. Io là ci sono rimasta scioccata. E poi fa a suo fratello exchange, gli fa: quindi non dire niente ai miei quando torniamo a casa di che lei ha preso Uber per tornare a casa. A loro scocciava che lui sprecasse quel poco di benzina per riaccompagnarmi a casa. Lui ha dovuto nascondere ai genitori un atto di gentilezza che era quello di riaccompagnarmi a casa. Cioè, io la sono rimasta scioccata. Cioè, lui ha dovuto nascondere ai genitori quindi loro avrebbero preferito che lui mi lasciasse lì, tipo sul marciapiede ad aspettare Uber, anziché magari accompagnarmi a casa. Cioè, nel senso, ok, non è una cosa grossa, potevo anche farlo, ma comunque, cavolo, hanno 40 anni, nel senso, quanto ti può costare un po' di benzina? Cavolo, loro mi hanno offerto di uscire insieme a loro, cioè non mi sono neanche fatta tanti problemi, però lì ho ragionato e ho detto: cavolo, cioè lui sta nascondendo un atto di gentilezza ai propri genitori, cioè sono loro che li fanno crescere in questo modo. Cioè loro hanno detto al proprio figlio: no, tu non puoi accompagnarla a casa perché non vogliamo che tu cioè che tu sprechi la benzina. Cioè, assurdo. Poi io praticamente farò l'università in America e praticamente salto il quinto in Italia e vado direttamente a fare l'università. Parto tra poco, praticamente ad agosto, perché l'inizio ad agosto voglio ammazzarmi. Quindi se avete tipo delle domande riguardo l'università in America, come funziona, come ci si deve iscrivere,
se bisogna fare un test, quali test bisogna fare, perché io sono impazzita, perché funziona in modo totalmente diverso dall'Italia, è tutto completamente diverso, tutto. E nessuno ti sa spiegare niente, ovviamente. Io facevo domande a tutti riguardo al college, come funzionava, sono andata dal college office, dal mio counselor, però non mi sapeva consigliare nulla, cioè funziona tutto in modo diverso, quindi se avete delle domande sull'università, come si fa a iscriversi, come funziona, eccetera, fatemi sempre le domande sotto al video e risponderò con un altro video. Spero che il video vi sarà utile e che vi sia piaciuto. If you like the video, subscribe on my YouTube channel and follow me on Instagram.